Eccoci in mare aperto e il viaggio continua. Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for, but babe, with me, you close the door. E come per magia, da Genova a Palermo. Eccoci arrivati! Palermo e il suo traffico del centro. Alle 19 è normalissimo avere questo traffico all'uscita del porto di Palermo. Eccoci che siamo arrivati a casa, alla nostra casa al mare. Casa lavoro, il nostro Ronick ci aspetta. Andiamo a vedere come sta. Sono commosso. Sei commosso? Sì. Ora vediamo di salire a bordo e iniziare a sistemare un po' di cose. Ovviamente appena arrivati, ieri sera siamo arrivati tardi, quindi abbiamo mangiato qualcosa e poi ci siamo messi subito a dormire. Questa mattina invece ci siamo svegliati e la barca è conciata abbastanza male, nel senso che è piena di terra, cosa normale, normalissima. Vedete qua Betty sta già lavorando, io sto riprendendo, la dimostrazione che io non faccio niente e Betty lavora. Quindi adesso poso la telecamera e ci riprendiamo mentre lavoriamo e laviamo la barca, quindi che è veramente dopo 7 mesi che è ferma, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, 7 mesi, quindi ha bisogno di una rinfrescata, diciamo così. Però comunque non è male lavorare in costume da bagno, eh? Vero Betty? Un po' faticoso comunque, ma va bene. Il lavoro prosegue. Dopo la pulizia esterna della barca, spazzolato, sapone, eccetera, adesso iniziamo a montare i tendalini, perché il tempo, come vedete, è un po' grigio, rischia di fare qualche goccia, quindi almeno quando usciamo siamo al riparo. Uno l'abbiamo già messo. Pronti? Via! Prima il cursore con la cerniera. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love, moving through me like a wildfire, like a wildfire. Questi tubi da elettricista li abbiamo messi noi per evitare che le cime, scorrendo avanti e indietro, rompano qua l'asola del tendalino. Primo giorno di lavoro e la barca inizia a prendere forma. Oggi ci siamo dedicati al lavaggio esterno,
del tech, della vetroresina, di tutto, sporchissimo, ha piovuto terra, sabbia, di tutto e di più, era indecente la barca fuori e anche dentro, in realtà, però quello lo farò magari domani. E cosa abbiamo messo? Anche i tendalini, quindi per oggi lavoro terminato. Per oggi lavoro terminato. Vediamo domani, nuove avventure, nuovi lavori, anche se io adesso scendo e pulisco un po' dentro. Lui ha terminato, io no. Qualcuno deve pur sempre lavorare. Ma sempre a me tocca. Lui non fa mai niente. Così almeno mi paga la pensione. Ed infatti adesso sta piovendo, quindi sotto il tendalino, Mauro. Quindi devo andare a chiudere i finestrini della macchina perché altrimenti piove dentro. Esatto. All the girls with pretty mouths, they always walk your way. They follow you in cars and bars and even on Grandi pulizie oggi. their plates. I'm special, yeah, I'm special, 'cause they just don't got, oh, they just don't got what I've got. E oggi continuano le manutenzioni. Il tempo è buono, sole, poco vento e quindi iniziamo già a sistemare le lazy jack, ossia le cime che reggono la sacca della vela. E se riusciamo montiamo pure il fiocco Genoa, ossia la vela di prua. Quindi per l'ennesima volta mi tocca salire con il bassigo su in testa d'albero e fare un po' di lavoretti. Ecco una delle operazioni più delicate della nostra vita in barca. Betty è attrezzatissima, ha già tutto. Ecco qua è fissata con i 2 nodi, con le 2 cime e soprattutto ha con sé le 2 cime dei lazy bag da fissare in cima. Una cosa che ti manca la ritenuta per legarti allo stralo di prua quando vieni giù, quindi Sì. quella la dobbiamo Adesso prendila. prendere. E c'hai anche cosa? La brugolina La brugolina fissata al polso, per controllare. controllare i grani che sono sulla canala lungo lo strallo di prua, attorno al quale verrà poi rollato il fiocco Genoa. Che è quello lì, la vedete? Quindi via al lavoro. Io sono alla direzione e Betty all'operatività, come al solito. I'm someone you can take home to meet your mom and pa. I'm your trashy little cupcake, dressed in polka dots. So be a loudmouth Yankee lady, baby. You're just the cowboy that I'm looking for. Ecco la Bettina che è lassù. Fa saluta! Eccola! Alto! Ancora più bello, La prossima volta che vai su ti do la telecamera così lo riprendi. faticoso ma Vai. bello. Faticoso, sono io che ti tiro su e quindi la fatica la faccio io. Insomma, stare su in tensione. Devi mollarmi qua dietro, se no non riesco a scendere. Ah, ok. Aspetta che faccio da bilanciere e finisco contro l'albero. Va bene, la schiena? La schiena un po' perché devo stare un po' inclinata, mi fa un po' male. E ora invece è arrivato il momento di issare il fiocco. Quindi Mauretto ci sta lavorando. Rolla fiocco. Allora, terminato il controllo della canale dello strallo, a questo punto ecco la nostra vela di prua, cioè il nostro fiocco Genoa, che adesso monteremo direttamente sulla canala della Volgifiocco. It's gonna take time to get there. It's gonna take some time. I wanna make it fast. Avete visto il video dell'autunno scorso quando piegavamo le vele? Ecco, nel caso ve li rimandiamo qua
Quindi vedete come si piegano le vele. Abbiamo fatto anche un piccolo tutorial sullo stivaggio delle vele. Adesso la srotoliamo. Questa è la penna, cioè la parte alta della vela, quella che arriverà su in testa d'albero, e questo è il profilato che deve essere inserito all'interno della canala. Ora blocchiamo la fettuccia della penna su un grillo che è già predisposto. Frena filetto. It's gonna take time to get there. It's gonna take some time. You wanna make it last. Quindi Mauro ha fissato la penna, l'ha infilato nella canala, siamo saliti giusto 1 metro, e ora tocca fissare l'angolo di scotta. Con che cosa? Con la scotta, ossia questa cima. Si fa una gassa un po' più lunga, una è fissata, poi fissiamo l'altra. Adesso iniziamo a dissare un pochino. Ecco che il profilato del fiocco deve essere inserito all'interno della canala dello strallo. Ovviamente io in questa posizione ho prima guardato la direzione del vento, sono sopravento, perché se fossi sottovento, cioè dall'altra parte, man mano che la vela la tiriamo su prende aria e mi sbatterebbe in acqua. Invece qui sono dalla parte opposta, quindi la vela andrà in questa direzione. C'è un leggero venticello, leggero, una piccola brezza, saranno 3-4 nodi. Adesso procediamo a fissare la vela. Io vado in pozzetto e col winch sollevo la drizza. Questa è una vela di 60 metri quadrati, quindi comunque ha la sua grandezza, la sua importanza. Oh, sing now to me, baby. Won't you sing to me your name? I've been looking for something crazy. I've been looking for something to tame. My sin is still my criticism. Fin lassù, 18 metri di albero, quindi insomma, alta direi. Oggi giornata ideale per issare il fiocco, vento pochissimo e quindi riusciamo a fare bene tutti i lavori che vogliamo. Ecco sistemato anche sulla parte bassa del rollafiocco, e quindi abbiamo il nostro fiocco Genoa issato in tutto il suo splendore. Lo possiamo vedere, guardatelo. Lavoro diciamo che per oggi è quasi terminato, ora manca solo da rollare il fiocco e poi siamo liberi. Just wants to come on. Yeah, I found you outside, baby. You know I found you standing in the rain. You were holding a pound of heartache. Oh, you were wearing it like shame. Oh, if I've told you once, I told you twice. E oggi invece che facciamo, mo? Oggi cominciamo a sistemare e a montare la randa, che è uno dei lavori un pochettino più complicati perché è un po' più impegnativa la randa. Da dove si parte? Ovviamente si parte dalla sistemazione nel boma del lazy bag, cioè il lazy bag, che è questo che vedete qua, è la sacca entro la quale si racchiude la vela quando è a riposo, quando non viene utilizzata. Il lazy bag viene inserito in questa canala sul boma, che vi faccio vedere, che è questa qua. Naturalmente sarà il punto di base della randa nel momento in cui non viene utilizzata come vela. Ecco. Dopodiché scorre. Una volta inserita tutta la sacca nel boma, la vedete in questa posizione, occorre dare stabilità alla sacca, un po' di rigidità. E come la si dà? Con queste stecche che devono essere inserite nel loro apposito alloggiamento.
piccolo accorgimento importante: qua ci sono queste aperture che sono molto importanti, perché qua ci sistemeremo poi successivamente queste fettucce con cui fisseremo i cavi dei lazy jack. Quindi noi adesso proseguiamo con l'inserimento della stecca lungo tutta la sacca. Dopodiché, una volta sistemata la sacca, tienimela per favore, grazie, viene chiusa facendo semplicemente un nodo. E una, ora passiamo all'altra. Ora ripetiamo la stessa operazione sulla seconda stecca, e questo è praticamente, e la sacca è irrigidita. Inseriamo le fettucce, che sono 4 per lato, una, Ecco che abbiamo fissato la lazy jack solo da una parte, momentanea, e ora recuperiamo la vela e iniziamo a inferirla nel bomo. Ed eccola la randa, l'abbiamo appena tolta da sotto coperta, faticoso sollevarla perché è abbastanza spessa e quindi pesante, e ora cerchiamo di issarla. È un lavoro piuttosto impegnativo, speriamo di riuscire a farlo in 2, perché solitamente è meglio farlo in 3. Comunque ci proviamo. Eccola qui la nostra randa. Mauro si occupa della penna, ossia dell'angolo più alto della vela che arriverà in testa d'albero una volta issata. fisso la drizza con il suo moschettone direttamente sulla penna della randa, e adesso cominciamo a tirarla su. E ora tocca a me nuovamente il lavoro più antipatico di salire sull'albero per fissare la randa. Chi è la più leggera sei tu, e quindi come tale hai questo compito ingrato. Ecco la Betty che ha inserito il perno della penna e lo sta bloccando con la sua apposita coppiglia. Anche qui dobbiamo inserire le stecche nel loro apposito alloggiamento. Ecco fatto. La stecca all'interno si chiude con questo perno a vite che permette anche di regolare la pressione, tanto da avere la giusta tensione sul puntastecche. Diverse ore di attesa perché il vento si è alzato e non voleva mollare, quindi non riuscivamo ad issare la vela, però ora finalmente ce l'abbiamo fatta e abbiamo quasi terminato il lavoro. Quindi ora siamo a buon punto, Mauro sta cazzando la base e sembra che ci siamo. Vela, diciamo, quasi pronta. Prima sistemiamo le lazy jack, ossia le cime che reggono la sacca della vela, e poi la caliamo. La vela è sistemata, il lavoro è terminato, adesso il lavoro un po' più faticoso è quello di piegarla, perché è dentro la sacca, guardate. Stanca. È sempre faticoso questi 55 metri quadrati di randa, tirarli su. Pesante, tessuto pesante, tutte le stecche, tutti i cursori dell'albero, e cominciamo a sentire il peso degli anni, si fanno sentire. È la Betty che è diventata troppo vecchia. Ma tu no. Io no.
E per oggi la giornata possiamo considerarla finita. Abbiamo terminato, la vela è montata, la randa è montata, la si vede lì, bella, bella, nel suo splendore. Finalmente. Finalmente. Faticoso, soprattutto mettere tutti i perni, insomma. È un lavoro che è fatto solamente in due, poi ovvio se avessimo l'equipaggio 3-4 persone si fa molto più veloce, in due soltanto comincia ad essere un po' pesante, però è sistemata. Con questo possiamo considerare chiusa la giornata, adesso doccetta, pappa, nanna e boh. La guardo. E domani altri lavori si faranno. Domani è un altro giorno. Si vedrà. Ciao. Ciao. Ciao belli.